Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È lunedì 4 di settembre ed è iniziata la sosta della prima, anzi la prima sosta nazionale. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati e perdonate la voce. Non è più Enrico Boiani di una volta, non è più obbligo di riscatto perché il mercato è finito, anche se in realtà oggi parleremo un po' di mercato lo stesso. È diventato Mattino Milan, ai noi. Fino al 31 di È un dicembre, giù di giorno lì. triste. Sì, è un giorno triste, è finito obbligo, è finito il mercato, è finito con una decina di nuovi arrivi e tra poco ne parliamo, ma soprattutto parliamo di quello che oggi sta scrivendo Gazzetta, ma non solo, sull'11°, ma ne parliamo dopo. Addirittura sì. In tutto ciò l'Inter ieri ha vinto bene, ha vinto 4-0 e siamo noi e loro e noi per 13 lunghi giorni in avvicinamento al derby in testa alla classifica. Di Ci tocca, sicuro anche di questo ci tocca. sicuro ci tocca perché c'è il derby, ci tocca perché sono le uniche 2 squadre a punteggio pieno. Di sicuro sembra un po' Serse Cosmi con questa voce. Di Sì, sicuro potresti dire Materazzi proprio. esatto, di sicuro, una delle 2 squadre, se non tutte e 2, non saranno più a punteggio pieno dopo la prossima giornata. Quindi questo cambierà la classifica, questo farà sì che una delle 2 squadre si prenderà lo scettro di favorita, anche dovesse esserci un pari, la prestazione o comunque l'andamento della partita ci potrebbe dare qualche indicazione, è già il primo spartiacque della stagione. Ovvio che è Mm. presto, è ovvio che le 2 squadre hanno dimostrato di essere per ora quelle più in forma e di poter competere, però inizia a esserci la prima vera sfida tra le 2, ma proprio sul campo. Quindi sarà fondamentale non perdere, secondo me, perché l'Inter mi è sembrato avere qualcosina in più, soprattutto dietro. Davanti alla Mm. fine i gol fatti sono gli stessi e la qualità comunque ce l'ha il Milan e ce l'ha l'Inter, però l'Inter dietro ha preso 0 gol in queste prime 3 partite, quindi bisognerà stare attenti e bisognerà fare una bella partita. Prima di proseguire, Henry, io ho una domanda per te, e poi come detto parliamo ancora un po' di mercato e di avvicinamento al derby e di quello che è successo nel weekend, un po' così, un po' strano. Eh, Secondo cosa si voleva fare qui Teo Hernandez? Non so se Bellissimo, avete visto il video che ha messo bellissimo. ieri fuori DAZN in serata di Teo che cerca di convincere Pioli a non sostituire Loftus-Cheek perché credo dal gesto è grande, è grosso e quindi ci serviva avere un giocatore così dentro l'area di rigore. Dai, anche Leao gli ha dovuto dire guarda che ha ammonito, lo stavo togliendo perché ha ammonito, ma non è che l'hanno convinto troppo, eh. Allora, ripeto, ripeto quello che hai detto tu, recuperatevi il video una volta finita questa puntata di Mattino Milan, perché veramente le comiche tutti e 2 inizialmente erano, come dire, eran contrari, appena leggono la lavagna, guardano Pioli come per dire: "Ma cosa diavolo stai facendo?" Un po' come abbiamo reagito noi, no, in live reaction, più o meno anche quella era stata la nostra Mm. reazione. Poi Pioli dice a entrambi che Loftus-Cheek è ammonito e allora Leao capisce che forse è meglio. Teo invece va avanti a fare questo gesto del fatto che Loftus stesse facendo una partita molto importante, che era molto grosso anche per quella situazione in inferiorità e niente, non si è convinto, però è stata una scena epica, direi. Sì, sì. Diciamo così che da capitano in pectore a quello che è a volte, spesso Teo si prende queste libertà a volte di dialogare, ecco, diciamo così. E ripartiamo un secondo dal mercato, perché comunque siamo ancora freschi freschi di mercato, il mercato paga, Pulisic decisivo, Loftus, Reinders, Lotte, Geometrie da primato, c'è in pratica i tre nuovi acquisti che stanno giocando.
perché poi gli altri ancora hanno avuto un minutaggio relativamente molto basso, tra i subentrati ancora forse non arrivano a 90 minuti messi insieme le tre prime partite di Ciukwueze, Però anche scusate, Okafor non è entrato male, con Okafor. la Roma. No, quello no, assolutamente no. Però questi tre sono quelli che stanno Esatto. giocando titolari, hanno giocato tutte le partite. Renders le ha fatte tutte da 90, infatti ne ha fatte 2,70, 2,40 Pulisic e 2,104 Loftus-Cheek, che per paradosso è quello che ha giocato meno. Te lo aspettavi, Henry? Già così? Allora, è ovvio, Pulisic, tanti me lo chiedono, tanti mi dicono il solito, chiedi scusa a Pulisic, quelle cavolate lì che onestamente, dico onestamente non mi interessa. Pulisic mi sta stupendo, mi ha stupito e mi sta stupendo. Bisogna valutarlo e vederlo sul lungo periodo perché spesso ha avuto partenze buone e poi è andato incalando, spesso ha avuto, diciamo, problemi muscolari più dentro la stagione piuttosto che nelle parti iniziali o finali della stagione, anche per momento fisico sia suo che degli altri giocatori, però è innegabile che stia facendo molto bene, abbia fatto molto bene e mi abbia stupito rispetto a quelle che erano sia le aspettative mie, ma anche penso le aspettative generali su questo ragazzo che sì, ha talento, però comunque era tutto da dimostrare dopo la parentesi Chelsea, Mm. quindi non me lo aspettavo, sarei ipocrita a dire sì, lo sapevo, no, non me l'aspettavo, anzi mi aspettavo il contrario. Loftus sono molto contento perché avevo grandi aspettative su di lui, Mm. perché pensavo che potesse essere questo tipo di giocatore. C'era anche lì l'incognita continuità, però le caratteristiche che aveva in Premier, se le applica al nostro campionato, non possono che fare la differenza e quindi non sono troppo stupito, sono molto contento e Reinders sta mettendo in campo le qualità per cui lo abbiamo preso, cioè grandissima Esatto. corsa, grandissima longevità nel corso della partita, non si spegne mai, ha comunque un'ottima tecnica, deve un attimino, secondo me, fare il 31, è Mm. già 3-4 volte che non riesce ad arrivare a chiudere l'azione, diciamo assistito da Leao, assistito da Pulisic, però comunque un giocatore di grande livello. Ecco, quindi da questi tre, tolto Pulisic che per quanto mi riguardava e per quanto mi riguarda attualmente mi sta smentendo e mi sta stupendo, dagli altri sì, ce lo si poteva aspettare. Ehm, Tu? sì, guarda, ti dico, Renders per me non l'abbiamo neanche visto, ti dico proprio, papale, perché abbiamo visto forse due briciole di quello che può dare dal punto di vista tecnico sul campo. Abbiamo visto ancora relativamente poco, come abbiamo visto poco anche Loftus. Come abbiamo visto per niente lui. Jonathan David invece, così all'improvviso in lista già a luglio, primo nome per il 2024, non solo il tentativo di fine agosto, il Milan ne ha parlato a lungo. Ho visto tanti scrivere di Jonathan David in questi giorni, ma io ci posso anche credere e posso anche, insomma, così prestare attenzione a quanto viene detto su Jonathan David. Poi comunque io vedo il calendario, siamo al 4 di settembre, non perché il mercato è finito da 4 giorni, no, da 3 giorni, ma perché le cose possono cambiare 170 volte, può uscire un giocatore che ti interessa di più, può uscire un giocatore che magari ti fa più comodo perché pensi di avere un giocatore più fisico rispetto a David. Può essere che David va incontro a una stagione pessima e decidi di non prenderlo più, oppure fa una stagione troppo più forte di quelle che ha appena fatto e tu non riesci più a prenderlo perché arriva una di Premier e non lo prendi più. Insomma, mancano talmente tanti mesi che sì, possiamo dire che è uno dei giocatori preferiti, attenzionati, visti, osservati, quello che volete del mercato del Milan in attacco, ma dire già oggi è l'obiettivo per il mercato successivo riparte provando a dare la caccia a David, lo possiamo anche dire, ci possiamo anche fare il titolo, però boh,
sarebbe come andare Allora, in per un po', dovremmo non parlare di mercato, o meglio, lo faremo in parte nella mattina al mercato, che resta in un'altra veste, con dei consigli da tutto il mondo, un pochino da tutto il mondo, però sono dei suggerimenti che possiamo dare noi, sono i giocatori che fanno un pochino l'highlight della settimana. È ovvio che David piace al Milan e non piace al Milan dal 4 di settembre 2023. Cioè, David piace al Milan dall'anno scorso, David piace al Milan anche prima. forse da quando in quel Milan-Lille 0-3 manda in porta 3 volte Yazici, giocando da seconda punta con Yazici addirittura più avanti di lui. Insomma, è un giocatore che piace da tempo e non solo al Milan, anche a me, anche a tante squadre di Premier, anche a tante squadre di altri campionati, perché è un attaccante veramente molto forte. E detto ciò, hai appena firmato Jovic in prestito, hai appena fatto 10 colpi, sei a punteggio pieno in un campionato appena iniziato, tra 15 giorni, 2 settimane inizia anche la UEFA Champions League, andrei un attimino con calma. Va bene. Andiamo in giro per il mondo allora. Visto che ci si sparpaglia qua e là prima del derby, l'Inter ne perde 17. La Gazzetta punta il dito soprattutto su Lautaro che gioca in Bolivia e torna dopo aver giocato quasi a 4.000 metri a Milano con un aereo che lo riporterà giovedì. Il derby è sabato. Gli ultimi che invece da noi tornano sono gli statunitensi, ovvero Musa e Pulisic, anche loro di ritorno giovedì. In realtà non dovremmo cascare malissimo, perché a parte i francesi che tornano mercoledì e comunque sono in Europa, ma tant'è, gli altri non sono messi malissimo. C'è qualcuno che addirittura torna lunedì o martedì, quindi ne Quello nella partono foto quando 15. torna? Quello nella foto, aspetta, che la memoria non lo so, però se non ricordo male era uno di quelli che tornava martedì, però non vorrei dire una cavolata. Oggi lo diciamo nel talk, facciamo uno specchietto con i ritorni, di già, nonostante manchino 13 giorni, ma ci portiamo Vabbè, avanti. ma è giusto che sia così, è giusto che sia così, anche perché è un Milan che è partito forte, che ultimamente sta sempre partendo forte, ma così Mm. bene, cioè con un 3 su 3 non partiva da l'anno del campionato. E quindi, l'anno scorso c'era stato forse un piccolo inciampo con l'Atalanta, se non sbaglio, a Bergamo. Atalanta che è altrettanto partita piuttosto bene, a parte anche loro un piccolo scherzetto del Frosinone, se non sbaglio, son Sì. partiti bene anche loro. E quindi ci sta che già pensi al derby, perché è giusto, perché è giusto. Sono le 2 squadre che hanno convinto di più, sono le 2 squadre che tutti danno nelle prime 2 o 3 griglie. Adesso aspettiamo magari di capire una tra il Napoli e la Juve, se può avere un po' più di continuità, però insieme a una di queste ci metti il Milan e l'Inter quest'anno, salvo stravolgimenti nel breve periodo, ecco. Dovremmo Sì. rifarle le griglie, perché ci son quelle dell'anno scorso che fan pietà nostre, una più orribile Vabbè, dell'altra. nessuno ha preso il Napoli, ovviamente. Nessuno ha preso il Napoli, addirittura ho messo la Juve, quindi lasciamo stare. Magari la lascio uguale io, lascio sempre la Juve, visto che porta bene a questo punto, che non fan Sì, le al colpe Napoli porta bene. neanche. Chiuderei con una questione che è nata nelle ultime 48 ore. Allora, la procura indaga sui corridoi rossoneri, caso Lukaku, il club dice no al razzismo. Partiamo dal secondo caso. È uscito un video che è registrato, credo, dallo spicchio riservato ai tifosi del Milan a Roma e quindi il Milan ha deciso di ieri di proporre sul proprio profilo Twitter questo tweet, anzi, nel Milan non c'è spazio per discriminazione e intolleranza, siamo certi che questo atteggiamento sia condiviso tra i nostri veri sostenitori,
ci impegneremo insieme alle autorità affinché vengano accertati i fatti e individuati i responsabili. E mi sembra cosa buona e giusta. Assolutamente. L'altra questione... Ragazzi, siamo nel 2024 tra un po', eh. Cioè io ve lo dico non per me, perché a me non interessa e fortunatamente non vengo toccato da queste cose, ma siamo nel 2024, cioè io fossi in chi continua con queste cose mi darei una sveglia, poi vedete voi. Io ve lo dico come avvertimento, poi decidete voi della vostra vita, però ragazzi tra un po' è il 2024, eh. Sì. Vabbè, andiamo avanti. Sulla questione invece del coro nato nel pullman del Milan post vittoria a Roma, indaga la Procura FIGC, che ha aperto un'indagine appunto sul coro per la violazione possibile dell'articolo 4, ovvero il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza. La conseguenza nel caso sarebbe una multa. Detto ciò, Procura FIGC, a parte che, ma ti dirò, non nemmeno a me entusiasma che altri tesserati facciano cori contro altri tesserati o altre squadre, però, vabbè, nel caso ti prendi la multa e porti a casa. Ma, Procura FIGC, con tutto quello che è successo negli ultimi 12 mesi e che ci siamo fatti ridere dietro da qualsiasi paese del mondo, per come è stata trattata più di una questione negli ultimi 12 mesi, soprattutto una, io avrei evitato di addirittura sponsorizzare la cosa. Ecco. Sì, avrei lasciato perdere anche perché, cioè, allora, è vero, tra tutti i cori fattibili forse non era il più bello quello da fare, però è anche un coro che viene cantato allo stadio prima di ogni partita del Milan da quanti anni? Io non lo so, personalmente ero già nato da quando esisteva questo coro, quindi almeno 26, forse una quarantina o anche di più, non lo so. Cosa volete che vi dica? Sono dei ragazzi di 20 anni che cantano un coro della loro squadra, senza magari manco sapere bene cosa significhino quelle parole, tra l'altro, perché gli italiani sono rimasti in 2 o 3, Sì, cioè, anche perché onestamente, glielo dico con il cuore, un po' ciucci. Uno, a pubblicarlo, eh, e due, vuol dire che non hanno capito cosa sia, anche perché onestamente un coro con esatto, la Juve, dopo la vittoria con la Roma, così random, non so appunto. cosa c'entrasse. Era Però palesemente vabbè. perché si son presi bene con quel coro lì. Detto questo, son d'accordo con te, c'è ben altro a cui pensare che Rafael Leao che fa il coro sui ricchi e poveri. Guarda, io mi sono dato un metro di giudizio finale su questo. Fin quando su un certo stadio c'è un certo numero di scudetti e nessuno dice niente, anzi la nazionale ci va pure a giocare dentro, a volte, giustamente, in quello stadio, ma in quello stadio vengono esposti tot scudetti che quella federazione ha deciso di revocare e nessuno dice niente. Io fin quando Vale non tutto. cambia, non ho grande credibilità in questo organo di giudizio, onestamente. Henry, io ti saluto, ti ringrazio, ci ridiamo appuntamento tra poco, chiama Milan. Sì, ci vediamo tra poco a Chiama Milan, non chiamate in troppi perché ho questa voce, non posso rispondere a tu no, scherzi a parte. Chiamateci alle ore 11 sulla piattaforma Viola e vi ricordatevi di mettere like e commentare questo video. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, la giornata sarà lunga, lunghissima perché alle 13 dopo c'è anche lunch, alle 16 il talk, alle 19 filo rosso nero, alle 19:15 una stanza di bottoni super mega posticipata. Abbiamo giocato venerdì, ma insomma torna a essere nel suo habitat naturale il lunedì alle 19:15 Mister Bottoni. Grazie a tutti, a tra poco.